Ciao a tutti cari amici di Fabula Stalker, sono Rich, il vostro amico scienziato. Esistono vari cicli in natura, come quello dell'acqua, ma lo sapevate esiste anche quello della roccia? Per chi è appassionato di geologia è un po' un ripasso, mentre per tutti gli altri attaccatevi alle poltrone che partiamo subito con l'episodio. Hai mai preso in mano una pietra? Sembra immobile, eterna, sempre uguale. Ma se ti dicessi che quella roccia ha viaggiato per milioni di anni? È stata lava incandescente, poi montagna, poi sabbia e un giorno potrebbe tornare magma. Oggi raccontiamo una storia incredibile. Il ciclo della roccia, detto anche ciclo litogenetico. Una storia fatta di trasformazioni lente, invisibili, ma potentissime. Prima di parlare di cicli, dobbiamo capire i protagonisti. Le rocce non sono tutte uguali. Esistono tre grandi famiglie: le rocce magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce metamorfiche. Vediamole una per una. Le rocce magmatiche nascono dal magma, roccia fusa sotto la superficie terrestre, e quando il magma si raffredda lentamente, forma cristalli grandi. Un esempio è il granito, mentre quello che si raffredda velocemente forma cristalli piccoli o assenti. Un esempio è il basalto. Sono le rocce originarie definite rocce primarie perché si distinguono in intrusive ed effusive, ma entrambe originano direttamente dal magma. Poi sono le prime rocce ad essersi formate sulla crosta terrestre e costituiscono il materiale di base da cui, tramite processi di erosione e sedimentazione, si originano le rocce secondarie come le sedimentarie e metamorfiche. Inoltre si formano per raffreddamento e solidificazione del magma, una massa fusa proveniente dall'interno della Terra, senza derivare dalla trasformazione di rocce preesistenti. Le rocce sedimentarie si formano da frammenti di altre rocce, resti di organismi e sedimenti accumulati. Grazie alla compressione che avviene nel tempo, si origina la roccia. Un esempio sono l'arenaria e il calcare. Vediamoli entrambi. L'arenaria è una roccia sedimentaria clastica nata dalla cementazione di granuli di sabbia. Si forma nel corso di milioni di anni attraverso il deposito e la cementazione di sedimenti sabbiosi trasportati da acqua o vento. Caratterizzata da una struttura granulare, è porosa, resistente e disponibile in vari colori che variano dal bianco al grigio al marrone fino al rosso. Molto usata in edilizia e architettura per pavimentazioni e rivestimenti. Il calcare invece è una roccia sedimentaria clastica o organogena, composta principalmente da calcite, spesso con impurità come argilla, dolomite o quarzo. Può avere un'origine organogena, ossia derivata dall'accumulo di gusci e scheletri di organismi marini.
Un esempio sono i coccolitofori. Oppure un'origine inorganica chimica. Nascendo dalla precipitazione di carbonato di calcio da acque sature, un esempio è il travertino. Il calcare si forma in ambienti marini caldi e poco profondi, simili alle attuali Bahamas o laghi, ed è soggetto a dissoluzione chimica da parte dell'acqua piovana, creando paesaggi carsici con grotte, doline e fiumi sotterranei. Inoltre è un'eccellente roccia per la conservazione di fossili marini, fondamentale per la datazione geologica. Infine viene utilizzato come pietra da costruzione per fare il cemento e nell'industria chimica. Le rocce metamorfiche nascono quando una roccia viene sottoposta ad aumenti di temperatura, pressione o presenza di fluidi all'interno della crosta terrestre senza fondere, ma subendo una trasformazione allo stato solido, ricristallizzando in nuovi minerali. Questo processo è noto come metamorfismo. Esempi sono il marmo che nasce da un calcare e l'ardesia derivata dall'argilla. Poi ci sono lo gneiss e la serpentinite. Rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. 3 famiglie ma non separate, tutte parte di un grande ciclo. Immagina una roccia come un attore che cambia continuamente ruolo. Il ciclo funziona così. Il magma si raffredda e si forma la roccia magmatica, poi la roccia si rompe e si formano i sedimenti. Successivamente i sedimenti si compattano e si crea la roccia sedimentaria. E questa, grazie alla subduzione, viene sottoposta a calore e pressione elevati e si trasforma in roccia metamorfica. Infine questa nuova roccia può arrivare a fondere e si trasforma in magma di nuovo. E il ciclo ricomincia. Non esiste un percorso obbligato. Una roccia può saltare le fasi, tornare indietro o restare ferma per milioni di anni. È un ciclo, ma non è un cerchio perfetto. È una rete complessa. Grazie ad agenti esterni come acqua, vento, ghiaccio, cambi di temperatura, cristallizzazione del sale e azione degli organismi che distruggono lentamente le rocce, dando origine a processi di erosione o dissoluzione chimica. Successivamente avviene il trasporto e deposizione, in cui i frammenti vengono trasportati dai fiumi, vento e ghiacciai e poi si depositano. Poi i sedimenti si accumulano e si incollano. Nasce la roccia sedimentaria in un processo chiamato compattazione e cementazione. Calore e pressione. Nel sottosuolo sono presenti temperature altissime e pressione enorme che trasformano le rocce sedimentarie in rocce metamorfiche. Fusione. Se la temperatura aumenta ancora la roccia si scioglie e si converte in magma. Tutto questo è guidato da un motore gigantesco. Il movimento delle placche terrestri in cui le collisioni generano montagne, la subduzione-fusione e la risalita del magma, i vulcani. Questa è la tettonica delle placche.
Il ciclo della roccia è lentissimo. Parliamo di milioni, decine di milioni, centinaia di milioni di anni. Facciamo un esempio. Una montagna può formarsi in milioni di anni, poi essere erosa completamente, diventare sabbia e poi tornare roccia. Per noi una pietra è sempre uguale, ma per la Terra è solo un momento. Risulta importante per 3 ragioni, vediamole. 1. Regola il pianeta. Il ciclo della roccia controlla il carbonio, influenza il clima e modella la superficie terrestre. 2. Racconta la storia della Terra. Ogni roccia è un archivio. Fossili, minerali, strutture che ci raccontano ambienti antichi, cambiamenti climatici ed estinzioni. 3. Impatto sulla nostra vita. Usiamo rocce per le costruzioni, energia e tecnologia. La prossima volta che vedrai una pietra ricorda, non è solo una pietra. È fuoco, oceano, montagna e tempo. È un viaggio lungo milioni di anni che continua ancora oggi. Vi è piaciuto il video? In caso affermativo, vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.